Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi volantino super ghiotto con le uscite comprese fra il 9 e il 15 maggio 2022. Lunedì 9 maggio ci saranno più di 25 articoli, quindi questo volantino dovrò leggerlo molto velocemente. Mettiamolo sul bancone e vediamo cosa ci propongono. Iniziamo. Dunque andiamo direttamente a pagina 20 del volantino e in alto a sinistra troviamo la sega circolare mobile da banco, la mini sega circolare che vi ho già recensito. Tutti gli articoli che vi ho già recensito li commenterò in modo meno approfondito, ma vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere appunto il video in cui li provo e li testo. Allora, questo abbiamo detto che è il banco sega, il mini banco sega circolare, che costerà 89 euro e avrà un numero di giri 4800 ovviamente a vuoto, dimensioni del banco 48x45 estensibile, infatti la massima estensione ci permette di raggiungere i 63 cm. Allora, particolare, nel modello che vi ho recensito la parte estensibile aveva un'irregolarità. Per poter sistemare questa irregolarità sarà sufficiente mettere nella parte bassa una rondellina. Io ho risolto in questo modo e adesso è perfettamente allineato. Avrà un'altezza di taglio regolabile fino a 48 mm e la possibilità di tagliare con inclinazioni da 0 fino a meno 45 gradi, inclinabile solo verso sinistra. Avrà due collegamenti per l'aspirapolvere e sarà possibile anche fissarla al banco, quindi mantenerla fissa in una postazione. In dotazione verranno date la battuta parallela, la battuta angolare, il cursore, un attrezzo per il cambio della lama e il materiale appunto per il fissaggio al banco di lavoro. Più in basso invece troviamo la piccola molatrice, la macchina affilatrice che vi ho già recensito. Ho fatto un video in cui spiego nei minimi dettagli come si utilizza l'accessorio per affilare le punte di trapano. Andate a guardarlo perché quello è l'unico modo per farla funzionare. Su YouTube trovate in realtà tantissimi video che parlano di questa macchina, ma nel mio video vi spiego effettivamente come va utilizzata. Andate a provare, se la comprerete, il metodo che consiglio io nel mio video e vedrete che funziona bene. Costerà 19,99 €, ma io ritengo che sia adeguata solo ed esclusivamente per poter affilare le punte di trapano. Per il resto gli altri accessori effettivamente lasciano un po' a desiderare. Sulla destra invece troviamo delle valigette portaminuteria, contenitori utilizzabili singolarmente oppure combinati. Infatti lateralmente ci sarà la possibilità di incastrarle una con l'altra con delle clip e quindi impilarle una sull'altra. Anche queste le possiedo e devo essere sincero, all'interno del laboratorio per poter contenere rondelle, viti e tutte le varie minuterie sono davvero comodissime. Più in basso invece un set cacciavite porta inserti a cricco, 81 pezzi, 9,99 €. Si tratta di una classica valigetta con all'interno un cricchetto e diversi bit con svariati tipi di intaglio e un inserto particolare a Y, anche questo recensito, quindi andate a vedere il link nel primo commento nella descrizione in cui spiego a cosa serve questo particolare inserto con questa forma strana. Sulla destra invece ritorna la levigatrice a nastro, questo è il modello da 900 watt a 39,99 €, anche questa recensita. Allora, come ho detto anche nell'ultimo volantino nel quale l'hanno proposta, il modello che ho recensito io ha funzionato bene durante la recensione e qualche giorno dopo, poi improvvisamente non ha più trattenuto il nastro, veniva espulso lateralmente, quindi fate diverse prove, mettetela sotto stress. Vi ricordo che è possibile regolare la posizione del nastro tramite una rotellina, ma quella aveva un difetto che non era correggibile tramite la rotella e quindi il nastro veniva buttato fuori. Comunque andate a trovare il link giù nel primo commento e nella descrizione. E più in basso finalmente arriva l'utensile tanto ambito, un utensile che aspetto da tantissimo tempo, e si tratta della fresatrice per tasselli piatti, chiamata anche biscottatrice, diversi nomi. Comunque è un utensile che permette di creare delle scanalature nei bordi delle tavole, infatti si chiama anche fresatrice orizzontale, che permette di creare delle fresature tramite un disco che fuoriesce dalla parte bassa e quindi di poter unire fra di loro delle tavole sia affiancandole che a 90 gradi ma anche a 45 gradi, comunque con l'angolazione che ci interessa, perché lateralmente ha un pomello con un goniometro e quindi ci permette di regolare l'angolazione in base alle nostre esigenze. Diciamo che in parte si utilizza come si utilizzano le spine, solo che questo ci permette di avere un minimo di gioco in più, quindi ci permette piccoli errori di pochi millimetri. Invece utilizzando la spinatrice, in quel caso dobbiamo essere precisi al millimetro, altrimenti le spine non entrano. Ma è un utensile particolare che richiede una recensione a sé, quindi ovviamente me la vedrete recensire su questo canale. È difficile riuscire a parlare bene di un utensile del genere semplicemente commentandolo. Comunque
avrà una potenza di 900 watt e l'angolo di battuta regolabile, come dicevo poco fa, grazie a questo goniometro da 0 fino a 90 gradi. Avrà un numero di giri di 11.000 al minuto e un diametro della fresa di 100 mm. La stessa lama sarà già montata, poi ci sarà un'impugnatura nella parte superiore e un adattatore per l'aspirapolvere, ma si può utilizzare volendo anche il sacco di raccolta che va messo nello stesso alloggiamento. Io consiglio sempre con questo tipo di utensili che producono molta segatura di utilizzare l'aspiratore. Più in basso invece arriva un nuovo tipo di lampada da lavoro ricaricabile, molto interessante perché ha due pannellini LED che in posizione di chiusura sono uno contrapposto all'altro, quindi illuminano a 360 gradi, ma è possibile aprire fino a 250 gradi l'estensione di uno dei due pannellini. Nella parte superiore ci sarà una sorta di gancio, la base è abbastanza larga, le caratteristiche tecniche sono 1400 lumini, quindi molto luminosa, bianco freddo e una batteria da 3,7 volt agli ioni di litio da 3000 mAh, quindi dovrebbe offrire un'ottima autonomia. In dotazione viene dato anche un cavo USB per la ricarica, costerà 19,99 €, sarà possibile selezionare due livelli di luminosità e sarà possibile scegliere anche un funzionamento combinato dei due pannellini oppure singolarmente. Ovviamente l'acquisterò e ve la recensirò. Sulla destra torna la smerigliatrice doppia, anche questa recensita, la ritengo davvero un ottimo prodotto. Per questo ho realizzato anche un supporto da parete, vi lascerò anche il link di quella realizzazione. Costerà appunto 34,99 € ed è adatta per levigare, affilare, sbavare, togliere la ruggine d'acciaio e metallo. Saranno date in dotazione due molle con diversi tipi di grane, con uno spessore di 20 mm ciascuno. I supporti per poggiare il pezzo di lavorazione sono regolabili e in alto troviamo anche delle protezioni trasparenti per evitare che dei detriti ci finiscano addosso. Il numero di giri a vuoto sarà di 2980 al minuto, la velocità di rotazione 23 metri al secondo e le mole, che avranno un diametro di 15 cm, avranno una grana da 36 e da 80. Nella pagina successiva invece troviamo il tagliapiastrelle a 17,99 €. Questo l'ho acquistato ma non l'ho mai recensito, è ancora nella sua scatola perché non ho avuto occasione di tagliare delle piastrelle, ma tempo fa ho avuto necessità, mi mancava e quindi appena l'ho visto l'ho preso al volo, però era un'uscita fuori volantino. Quindi tagliapiastrelle per tagli longitudinali e diagonali, adatto a piastrelle spesse fino a 10 mm, con righello metallico regolabile, lunghezza fino a 40 cm, rotella di taglio sostituibile 15x6 per 1,5 mm, 17,99 €. E secondo me, per chi deve ristrutturare un bagno, comunque chi ha necessità di tagliare delle piastrelle, è un utensile molto utile perché a differenza per esempio di un flex non produce polvere e il taglio, se eseguito in modo corretto, viene davvero molto pulito. Sulla destra invece un set di pistola portacartucce, 7 pezzi, e serve per poter applicare silicone e tutti quei prodotti che comunque vengono utilizzati tramite questo tipo di pistola, 4,99 €. Più in basso set di 3 pennelli a 2,99 €. E qua a sinistra altri utensili che vi ho già recensito, quindi la livella millimetrata, davvero utilissima questa da avere nel laboratorio perché svolge diverse funzioni, ha diverse dime per poter praticare dei fori con delle misure preimpostate eccetera. E poi vedo che ci sono delle squadre che sembrano simili ma non riesco a capire che differenza ci sia fra una e l'altra, cambia un pochettino la colorazione. Comunque sono delle squadre che ci permettono di tracciare delle linee a 90 gradi, prendere delle misurazioni eccetera. Anche queste ve le ho recensite, non sono rimasto soddisfatto al 100%, ci sono delle piccole imprecisioni, comunque sono tarabili. Andate a vedere anche per queste le recensioni. E questo pure un goniometro, costeranno 7,99 € ogni set, quindi la confezione. Questo goniometro dovrebbe servire sia per misurare dei tagli già eseguiti oppure per impostare e tracciare delle linee per dei tagli da eseguire. Comunque andate a guardare anche questo video. Più in basso delle scatoline, set di viti, chiodi e tasselli a 4,99 € e sulla destra invece il caricabatterie per auto e moto che funge anche da mantenitore di carica a 14,99 €. Funziona bene, ha delle piccole limitazioni perché non può funzionare per esempio se la batteria è sotto un certo livello, insomma comunque come prodotto funziona bene. Andate a vedere la recensione anche di questo articolo. E più in basso chiave a bussola multifunzione con cricchetto a 7,99 €. Ragazzi, questo video ha spopolato, è una chiave davvero interessantissima. Quest'anno esce con una versione differente, quindi cambia il colore dell'impugnatura, ma sia una che l'altra le possiedo, le ho già recensite e sono davvero dei prodotti eccezionali perché in alcune circostanze questo tipo di chiavi per diversi tipi di vite, che sia esagonale, quadrata eccetera, ma anche viti ad anello, insomma torna davvero utilissima in tantissime situazioni. Andate a vedere il video, rimarrete stupiti. Sulla destra invece set di meccanica di precisione, sono dei contenitori che all'interno hanno diversi tipi di utensili
un piccolo cacciavite di precisione, delle bussole, dei taglierini, eccetera. In basso a sinistra invece troviamo ganci multiuso che possono reggere fino a 35, 40 o 45 kg ciascuno in base alle dimensioni, e ovviamente servono per poter appendere una volta fissati alle pareti oppure a soffitto bici e tutto ciò che vogliamo appendere. A destra ancora posizionatore magnetico per saldatura, 4,99 €, anche questi recensiti, anche questi molto utili, io mi ci trovo molto bene, hanno una buona forza magnetica, forse un po' troppo, quindi andate a vedere tutto ciò che ho da dire su questi articoli sempre nella recensione specifica. E più in basso ancora delle piccole lampade a 4,99 €. Io queste le ho nelle casette metalliche, siccome sono magnetiche le ho posizionate sul tetto e quindi le utilizzo a mo' di plafoniera. Un paio le ho messe anche all'interno dell'anta dell'armadio, quindi aprendo l'anta e illuminando posso vedere il suo interno. Piccole lampade che anche da tenere in automobile sono davvero molto utili. Tra l'altro c'è il gancio nella parte posteriore, quindi possiamo fissarle per esempio su un ramo, su un cavo eccetera e illuminare la zona che ci interessa. Ancora più avanti nella pagina successiva ci sono degli articoli per il mare, ragazzi, addirittura il telomare con Fantasia Lidl, dopo le scarpe si sono lasciati andare, va bene, sorvoliamo questo dettaglio, ma quello che volevo farvi vedere è il caricabatterie pieghevole a energia solare, quindi dei pannelli solari che si possono richiudere su se stessi e che ci permettono di ricaricare i nostri dispositivi. Costava 37,99 € e sarà in offerta a 29,99 €, comodo per esempio quando si va al mare, comunque tutte quelle situazioni nelle quali non abbiamo la possibilità di collegarci alla corrente elettrica e possiamo ricaricare senza dover prima accumulare l'energia in un power bank, perché questo fornisce energia immediata e potrà fornire tramite due porte USB grazie alle 3 celle fino a 2 ampere, ovviamente in base all'intensità del sole che abbiamo nella giornata in cui la utilizziamo. Poi ci saranno alcune cose per la domotica, vabbè, aspirapolvere eccetera. E nella pagina successiva, non so se essere felice o triste, c'è il set trapano avvitatore col mandrino separabile che io ho pagato 69 € e sarà in offerta per il super weekend a 49 €. Anche questo ho recensito e anche per questo vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, quindi andate a dare un'occhiata, dico solo che ne vale davvero la pena, soprattutto a questo prezzo, perché se considerate che abbiamo due batterie, un caricabatterie, set di punte e valigie, l'avvitatore vi viene a costare davvero pochissimo. E io penso che in quella giornata davanti alle filiali della Lidl ci saranno le postazioni antisommossa delle forze dell'ordine, perché ci sono degli attrezzi davvero molto interessanti, alcune novità tra cui la fresatrice, la mellatrice, biscottatrice, come vogliamo chiamarla, che è davvero un oggetto molto richiesto e il prezzo è davvero interessante. Vi invito ad andare a guardare tutte le recensioni che troverete nel link nel primo commento nella descrizione per poter vedere tutte le caratteristiche degli articoli che vi ho nominato, che vi ho fatto vedere, ma che non ho approfondito, perché avendole recensite troverete tutte le varie caratteristiche. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, andate anche giù nel primo commento nella descrizione a vedere il link del mio canale Telegram, cliccate anche sul tastino iscriviti, cliccate sulla campanella eccetera e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!